2005 turbo, ovviamente trazione integrale, molto intelligente, tantissime regolazioni dell'elettronica e una semplicità nella guida più esasperata che fa quasi paura. A differenza delle altre Impreza, le versioni con cilindrata maggiorata a 2,5 sono più ricche di coppia rispetto ai primi Boxer 2000 che erano un po' poveri in basso, scelta che è stata necessaria per combattere lo strapotere Mitsubishi nei bassi regimi. Il fattore che mi ha colpito maggiormente appena ho iniziato a spingere un po' di più sull'acceleratore è stato sicuramente il modo che ha di rispondere l'anteriore. Sembra sferico, sembra che gli ammortizzatori lavorino in grande armonia uno contro l'altro e si tirino e rimbalzino a seconda della curva e a seconda dell'impostazione che noi diamo alla curva, per ottenere un risultato molto amichevole, che però è pronto a tradirvi una volta che il retrotreno fa i conti con la grandissima prepotenza dell'avantreno, e ovviamente un bel lavoro anche per chi sta dietro il volante. Ci sono varie modalità di guida. La intelligence, che è indicata con una piccola i sul cruscotto, che è quella che voi dovete assolutamente evitare perché vi taglia tutta la potenza, vi mette in imbarazzo fuori al bar, quindi sconsigliato caldamente. Mentre c'è la modalità standard, quella con cui l'auto si accende, che è una sport praticamente, con molte limitazioni a livello di potenza. E poi c'è, spostando questo manettino qui verso destra, Sport Sharp, che libera più potenza, che vi permette di guidare questa macchina come un'Impreza e non come un Forester. Adesso chiaramente tutto il test si svolge con il manettino nella posizione giusta, quindi tutto a destra, e devo dire che la potenza non manca. Chiaramente è sempre un 4 Boxer e i regimi di rotazione del motore non sono molto elevati, non vi aspettate di guidare un VTEC, insomma. Sembra fatta per assassinare curve strette e cambi di direzioni fulminei. Calcoliamo che qui ho un assetto stock, gomme stradali e soprattutto freni stock. Ecco, la frenata è uno dei grandissimi punti a favore di quest'auto. Ha un grande impianto, autoventilati anche al posteriore, e poi c'è un grandissimo sterzo. È possibile anche modificare la ripartizione di coppia e il differenziale fino a un massimo del 100% di bloccaggio, tutto molto più tecnologico di quanto io possa comprendere dalla mia mente limitata e retrograda che sopporta a malapena l'ABS. Devo ammettere però che quanto a efficienza nella guida più esigente, più sportiva, più spinta, è chiaro che questo genere di tecnologia è utile. Molto importante è la risposta dello sterzo, che è sì preciso, ma anche molto stabile sulle sconnessioni e sulle imperfezioni della strada. Non perde l'impostazione che le braccia gli danno, neanche sui tratti più impervi, dove la strada potrebbe spostarvi il volante dalle mani. In qualche modo in Subaru sono riusciti a evitare questa cosa, e la Impreza supera questi piccoli ostacoli della strada del mondo comune senza lamentarsi e senza farvi rischiare di cambiare
modo di affrontare una curva nel bel mezzo di quest'ultima. Quindi anche questo ottimo per la guida sportiva vera e propria, quella che cerca il tempo, ma non molto piacevole per chi vuole sentirle invece quelle sconnessioni. Diciamo che la sensazione che dà questa macchina è di fregarsene di quello che succede intorno ad essa e probabilmente anche di voi. Non le importa molto se la strada è disastrata, se voi non siete molto bravi. Lei va forte e il suo lavoro è solo quello, non si chiede né il perché né il per come. Tu hai sbagliato, non c'è troppo problema. Chiaramente c'è un limite anche a questo, è fatta di meccanica e non è una divinità in terra. C'è un limite che arriva anche abbastanza in fretta se esagerate, e da quel limite difficilmente si torna indietro. È una macchina quindi velocissima, una macchina molto divertente e anche efficace a livelli impressionanti, ma manca di quell'arroganza che ha reso celebre il nome Impreza e che era caratteristica principale e fondamentale della prima Impreza. Chiaramente non era così veloce e qui il progresso si vede tutto. Sta a voi scegliere di andare più veloci e sentire un po' meno, oppure sentire tutto ma aspettarsi di vedere le nuove leve superarvi con poco sforzo. Non credo che potrei comprarne una, sia per una questione estetica, sia per una questione di semplicità. Molta coppia, poco a lungo. È un po' fastidioso che è sempre al limitatore. Sembra che sia a metà dell'arco dei giri, si guarda il contagiri, si sente mancare la potenza e vedo che è sempre oltre i 6.500, entra il limitatore, tipo adesso sono a 5.000 giri, mancano 1.000 giri per arrivare in zona rossa, limitatore. Ne vorrei un po' di più. Nella guida di montagna non si soffre, è una cosa che piace a me e che avrei voluto. Resta il fatto che è molto veloce. Ci credete che in una giornata intera di test mi sono quasi riposato? Stiamo arrivando al punto di non ritorno con queste ralliste da strada. Ci sarà un giorno in cui una Subaru o una Mitsubishi potrà annoiare chi le guida? Per ora no. C'è ancora modo di sentire la macchina, seppure con più filtri rispetto a qualche anno fa. C'è una cosa che mi ha fatto piacere al punto da tenerla come chiusura del test. Devo dire grazie all'ingegnere Subaru che ha deciso di non escludere l'acceleratore quando si frena. Al contrario di quasi tutte le auto moderne, se voglio frenare con il sinistro mentre accelero, su questa lo posso fare. E quindi grazie.